Benvenuti a un'altra della sezione che noi del San Diego Fertility Center stiamo organizzando per aiutare i nostri clienti a esplorare il panorama del processo di riproduzione assistita. Oggi ho la mia meravigliosa amica e fantastica avvocata Ida Parisi che va a parlare degli aspetti legali di tutto da una prospettiva italiana. Poiché il mio italiano non è buono, farò domanda a Ida in inglese, ma avrò la sua risposta in italiano. Ok, Ida. Hello. Hello, thank you, Rich, for having me. You're welcome. Can you tell us a little bit about you and the stuff that you do in this world? Ok. Buongiorno a tutti, mi chiamo Ida Parisi, sono un avvocato italiano e mi occupo di diritto di famiglia e procreazione medicalmente assistita. Quindi i miei servizi di consulenza legale sono inerenti al tema della fecondazione assistita e del diritto di famiglia e di tutti gli aspetti internazionali e comparati, collegati a questo aspetto. Lavoro in Puglia e ho uno studio anche a Milano, quindi posso offrire consulenza sia in Puglia che in Lombardia e in qualsiasi altro posto, considerata la possibilità anche di offrire consulenza legale online. Brilliant. So I've known you, Ida, for many years, and we've met up all around Europe because you're on a lot of organizations helping to make sure that the law is done in such a way that's protecting people. But I have a question for you. Why is assisted reproductive technology, why is it so relevant from a legal perspective? Yeah, it's a good question, Rich, because this led us to go into the process. So I will reply in Italian to help our audience to understand better. La procreazione medicalmente assistita consiste in un insieme di procedure finalizzate a realizzare il sogno di creare una famiglia di tutti coloro i quali non possono procreare in maniera naturale. Per cui la procreazione medicalmente assistita ha dato la possibilità di creare, ha determinato la creazione anche di nuovi concetti e definizioni giuridiche collegate anche al concetto principale di genitorialità, che non è più collegato al concepimento naturale, come accade appunto nella procreazione tradizionale, ma è legato ad un concepimento di tipo artificiale, che quindi determina anche quella che è una scissione delle varie forme di genitorialità. Per esempio, se pensiamo alla maternità, possiamo identificare nell'ambito della procreazione medicalmente assistita 3 diversi tipi di maternità in base a quello che è il collegamento genetico o biologico. Abbiamo ad esempio la maternità biologica che è riconosciuta a favore della donna che porta avanti la gravidanza. Abbiamo la maternità genetica che è riconosciuta in favore della donna che dona i suoi ovociti o che appunto gli ovociti della quale vengono utilizzati, e poi c'è la maternità sociale che è riconosciuta in favore della donna che si prende cura del minore. Queste 3 forme di maternità possono anche coincidere nella stessa persona oppure no. Questo varia a seconda delle diverse tecniche di fecondazione assistita. Okay, thank you. In Italy, how is assisted reproductive technology regulated under Italian law? La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita è la legge 40 del 2004, quindi è una legge appunto emessa nel 2004 che quando è stata emessa era una legge molto severa e disciplinava tantissimi divieti che nel corso del tempo, grazie all'intervento dei tribunali e delle corti, sono stati cancellati. Ci sono però alcuni divieti ancora oggi esistenti, come ad esempio la gestazione per altri, illegale in Italia, e l'accesso alla fecondazione eterologa per singole coppie dello stesso sesso, anche questa illegale in Italia.
Italia, che sono appunto due procedure che in Italia non possono essere intraprese. E la conseguenza principale di questo tipo di divieto consiste appunto nella decisione di molti italiani di superare i confini del loro paese e iniziare queste procedure all'estero, in un paese dove sono regolamentate da un punto di vista normativo. Okay, grazie. When we have somebody who is thinking about embarking on family building, they can do it through many different ways. They can do it through a surrogacy journey. They can do it through egg donation, sperm donation, embryo donation. What for you would be the main aspect for somebody to think about as they're starting? Yeah, this is a very important question actually. Gli aspetti fondamentali, abbiamo visto che a seguito della severità normativa della legge italiana ci sono molti italiani che decidono di intraprendere un percorso di fecondazione assistita all'estero. Ci sono ovviamente degli aspetti fondamentali che devono essere considerati da questi soggetti singoli o dalle coppie prima di intraprendere questo percorso all'estero. Possiamo riassumerli in 3 punti fondamentali. Il primo punto riguarda le problematiche eventuali di tipo legale che potrebbero sorgere a seguito dell'eventuale contrasto tra la procedura intrapresa all'estero e il diritto italiano. Il secondo punto da considerare è il riconoscimento della genitorialità che viene appunto attribuita in base alla legge straniera e poi anche in base alla legge italiana, perché ricordiamo che molti italiani o molte coppie che intraprendono questo percorso all'estero comunque poi tornano a vivere in Italia. Quindi c'è questo doppio aspetto da considerare. E poi c'è l'aspetto ultimo relativo alla cittadinanza del minore. Quindi capire il minore che nasce all'estero e che poi rientra a vivere in Italia, figlio di italiani, ma spesso anche cittadino del paese dove nasce, ad esempio negli Stati Uniti, il bambino che nasce negli Stati Uniti può ottenere il passaporto americano. Quindi questi 3 punti fondamentali sono 3 punti che vanno analizzati in anticipo e certamente discussi anche con l'ausilio di un avvocato specializzato in questo ambito. Yeah, and I think that's an important point that people need to understand is any child born in America is an American, but obviously we need to figure out the Italian part too. So what I'd quite like to do is almost, you know, split the process into the family building. We can talk a little bit about surrogacy, and then we can talk about egg donation and sperm donation. So we've got 2, because I think there are different parts that pertain or for one or the other. So if I was an Italian citizen, which unfortunately I'm not because I love Italy, but if I were, and I went ahead with a surrogacy journey in the United States, for example, what would the risks be? Ok, so in questo caso la tua domanda è specificamente diretta a capire quali sono i rischi e le conseguenze per un italiano che decide di intraprendere un percorso di gestazione per altri all'estero, quali sono appunto i rischi e le conseguenze per questo soggetto. Per analizzare i rischi e le conseguenze per questi soggetti possiamo parlare principalmente anche di quelle che sono state le statistiche che sono appunto state analizzate relative ai casi analizzati dalla giurisprudenza, quindi dai giudici. Possiamo certamente affermare che soprattutto in relazione a casi relativi ad italiani che rientravano dall'est Europa, i giudici italiani in casi come questi hanno identificato una rilevanza penale dei loro comportamenti. In altri casi invece ci sono state delle problematiche di tipo civile relative al riconoscimento dello status del minore, del bambino, soprattutto per esempio con riferimento alle we call them same-sex couples, che sono le coppie dello stesso sesso,
che secondo la legge italiana non possono avere figli, e quindi i giudici hanno spesso rilevato appunto ci sono state delle problematiche nel riconoscimento dello status che queste coppie avevano acquisito all'estero, poi appunto status che spesso non è stato riconosciuto in Italia. Per cui queste coppie si sono poi trovate a dover affrontare un processo in Italia, un procedimento in Italia per ottenere il riconoscimento di questi diritti. Anche in questo, in riferimento a questa domanda, Rich, io suggerisco a chi ci sta ascoltando di documentarsi in anticipo su tutti quelli che sono gli aspetti legali, le conseguenze legali e un po' la legge che si può valutare in riferimento a questa loro scelta. And I think so. It's really important to understand whether or not the status will be recognized automatically, right? Exactly. And is it? I don't think it is. You're saying you go through the court process and yeah. Non è automatico, anche perché spesso lo status filiationis, quindi lo status di figlio riconosciuto all'estero, per esempio in America, non è riconosciuto automaticamente in Italia perché ci sono anche delle problematiche a volte di contrasto con l'ordine pubblico. Quindi assolutamente il riconoscimento non è automatico, ogni situazione va valutata caso per caso. Yeah, exactly. And this is one of the problems that we face everywhere, right? It's recognized in the United States, and then you come home and you have to go through the process. Yeah. And I think one of the things that at the clinic we recommend is that everybody talks to a lawyer before they start to understand exactly what you're just saying, because what we don't want is for people to say, I didn't know that we had to go through a process in Italy, right? It's super important. Because it's crazy to think that after such a big joy that you have, like when your baby's born, you can face so hard challenges in recognizing your parental rights in the country where you live. So absolutely, it's so important to collect all information in advance, definitely. Yeah, and a question that I'm asked, and maybe you can answer this. So you've gone through the surrogacy process. You are recognized as the parent in the United States. These are biologically, if there are two same-sex men, biologically the child of one, or if it's a heterosexual couple, maybe it's biologically the two of them. Is there any way that that child can be taken away from them? It happened a very, very, very few times in relation to one case of an Italian couple going back to Italy from Ukraine. I will explain it in Italian. Rich mi chiedeva se fosse possibile al rientro in Italia con il proprio bambino nato all'estero, se ci fosse il rischio che il bambino venisse in qualche modo dichiarato adottabile, pur essendo riconosciuto come figlio legale di quella coppia all'estero. Questo è successo in pochissimi casi. Ricordo ad esempio un caso relativo ad una coppia italiana che si era recata in Ucraina e in quel caso non aveva rispettato la legge ucraina che prevede che ci sia almeno il 50% del collegamento biologico. In quel caso la coppia non era geneticamente collegata al bimbo, nessuno appunto dei due membri della coppia, quindi i giudici italiani hanno ritenuto l'accordo sottoscritto ai sensi della legge ucraina nullo esso stesso perché in contrasto anche con la legge ucraina e non solo con la legge italiana. Okay, and I think that very low risk. Very low risk. But the most important thing is that the foreign law of the foreign country where you decide to enter such a process is totally respected. And that you are totally in compliance with the foreign law there, exactly. And you were just talking about the 50% biology and stuff. So if a couple is going through egg donation or sperm donation, what would the risk be for them? Obviously, following on from what you've just said, as well as if they're doing embryo donation, which is not sperm or egg from them, and they've basically been donated an embryo.
So can you talk about that? Yeah. If we think, se pensiamo, quindi Rich mi chiedeva quali possono essere i rischi per una coppia che intraprende un percorso di ovodonazione, donazione di seme o embrio, adozione o donazione all'estero. Dobbiamo distinguere due ipotesi: se la coppia intraprende solo un percorso di ovodonazione, donazione di seme, embrio, adozione, ma è la donna della coppia a dare alla luce il bambino, o se c'è anche una portatrice per cui si ha una gestazione per altri più una fecondazione eterologa. In quest'ultimo caso, per cui nel caso in cui non c'è collegamento biologico né collegamento genetico, per esempio nel caso di una embrio-adozione, potrebbero esserci maggiori complicazioni rispetto all'ipotesi in cui ci fosse almeno un collegamento genetico a metà, ok? Se invece pensiamo all'ipotesi in cui abbiamo solo un'ovodonazione, una donazione di seme o un'embrioadozione, ma è la donna della coppia a dare alla luce il bambino, quindi non c'è gestazione per altri, non ci sono problemi, perché si parlerebbe di una fecondazione eterologa totale che è legale in Italia, e della stessa legge italiana che prima che la fecondazione eterologa diventasse legale in Italia prevedeva che chiunque avesse avuto un bambino tramite fecondazione eterologa all'estero dovesse essere considerato genitore legale per il solo fatto del consenso manifestato. Ok? Per cui il donatore di gameti non ha assolutamente nessun diritto genitoriale sul minore, sia ai sensi della legge straniera che ai sensi della nostra legge. So it's a problem if it's embryo donation and surrogacy. Yeah. Basically. Yeah. Okay. And then if, you know, I think we've covered quite very high level, a lot of the top stuff. What other relevant aspects do you see our clients talking to you about? What things do you get asked a lot that you think people should think about before they start? Gli aspetti più rilevanti, come dicevo prima, sono i 3 aspetti che abbiamo visto principalmente, quindi la valutazione dell'eventuale sussistenza di problematiche legali dovute al contrasto con il diritto italiano, l'acquisizione della cittadinanza e il riconoscimento della genitorialità ai sensi della legge italiana e straniera. Un ultimo aspetto però che consiglierei di valutare si riferisce soprattutto alle coppie miste o con doppia nazionalità. Se pensiamo ad una coppia italo-americana, italo-tedesca, dove ci sono diverse nazionalità, è importante poter valutare qual è la regolamentazione della PMA esistente in ogni singolo paese, per cercare di capire, perché probabilmente il bambino acquisirà non solo 2 cittadinanze, cioè quella italiana e quella americana, ma anche una terza cittadinanza, che è la cittadinanza del secondo papà o della seconda mamma, o del genitore appunto della coppia, se parliamo di una coppia e non di un soggetto singolo. Quindi quando ci sono coppie miste in cui sono coinvolte diverse nazionalità e diverse cittadinanze, è importante consultarsi con un legale che pratichi questo tipo di diritto in ogni paese relativo alla nazionalità interessata, proprio per cercare di capire come poter combinare il riconoscimento in tutti e 3 i paesi, se i paesi sono 3 ad esempio, senza che questo possa pregiudicare la protezione dei diritti del minore. And the wonderful thing is, if you are going to need to talk to those lawyers, Ida is on an association of European lawyers looking to change laws. So you can absolutely ask her for recommendations on lawyers around the world, or you can ask us at San Diego Fertility Center too. We know a lot of the top lawyers. Ida, as always, thank you very much. It was really wonderful of you to give this information and to help our clients. Molto grazie. Thank you, and thank you for the work that you do, and for the for deepen like the knowledge of topics so delicate and so important. Thank you. You're welcome. Thank you. Bye-bye.